Ne hai fatti di colpi, eh? Oggi ci dobbiamo salutare. Oggi va in pensione. Senato, bentornati sul mio canale. Io sono Mr. Raiden e oggi voglio portare un contenuto, a mio avviso, scomodo. Oggi parleremo del cambio della handguard del mio Schmeisser. Prima di partire controlliamo che sia tutto in sicurezza. Chiaramente noi abbiamo fatto il controllo prima, come giusto che deve essere quando si maneggiano le armi. È tutto in sicurezza, non c'è nessuna cartuccia camerata e abbiamo la nostra bella bandierina. Possiamo maneggiare l'arma. Il discorso è basato su poca spesa, tantissima resa, ma soprattutto voglio spezzare lo stereotipo la Cina fa cagare. Tutto quello che è cinese fa cagare. Io vi ricordo che la maggior parte della tecnologia che avete a casa arriva dalla Cina, e soprattutto se parliamo in termini di handguard, se parliamo in termini, scusatemi, di alluminio o di tecnologia, arriva da lì. Il video di oggi lo voglio strutturare perché parlo dei cinesi, quindi mi è venuto strutturale. Il video di oggi lo voglio appunto strutturare su questo handguard. Questo è un handguard che arriva dalla Cina. È un handguard che costa una stupidaggine. Vi faccio vedere subito tutto l'ambaradam, dopo vi dirò il prezzo, vi dirò cosa ho risparmiato e vi dirò cosa ho tirato giù in termini di peso dal mio Schmeisser. Ormai sto Schmeisser ha ricevuto tutte le modifiche che poteva ricevere. Non penso che ci siano altre cose che posso fare a parte cambiare il fucile, se proprio, ma non ci penso minimamente, che trovo che sia un'arma super fantastica. Troverete diversi video sul canale di questo fucile, se volete. Il video di oggi è basato sull'handguard. Andiamo a vedere cosa vuol dire questo handguard. Allora, il suo handguard originale, dal peso di 400 e rotti grammi, si presentava con il suo mozzo di bloccaggio per quello che riguarda la canna, no? Questo va avvitato all'upper del fucile e dopo l'handguard, chiaramente flottante, va inserito e stringendo queste brucole diventa un handguard flottante attaccato all'arma. Ok, andiamo a smontare il nostro handguard e vediamo come è fatto dentro, come è fatto tutto. Il sistema è identico al suo originale. La figata, volete che sia culo o ricerca da parte mia, fucile in sicurezza. Questo va a tenere la canna. Per motivi dimostrativi non vado lì a stringere tutto perché giustamente vi devo fare vedere. Il suo mozzo, che viene fornito con questo handguard, va perfettamente, come potete vedere. Questa è la canna dello Schmeisser, questo è il suo mozzo. Praticamente abbiamo il suo bullone per non fare flottare la canna. La cosa bella di questo bullone che viene dato in dotazione insieme all'handguard, che ha due corse diverse. C'è la stessa filettatura, a me mi è andata bene per lo Schmeisser, quindi è la sua. Ha due corse, cioè se io questo qua lo vado a invertire ha una corsa più lunga, nel caso qui avremmo più flettatura, quindi è pensato per essere montato doppio. In questo caso a me ne serve di meno, altrimenti la canna un attimino mi balla. Questo non deve assolutamente succedere, quindi io vado a stringere tutto, la canna non si muove.
soprattutto il discorso dell'handguard, che sento un attimino, mi sembra che sono 4 mm il foro più c'è la circonferenza che ha all'interno per andare a innestarsi. Nel suo originale mi ballano 4 mm, non sono stato lì a smontarlo, ho voluto fare la prova così come che dopo andremo a vedere. Dopo lo andiamo a mettere dentro, lo andiamo ad allineare e semplicemente lo andiamo a stringere. Anche l'eventuale giro, che non può succedere perché la canna, se vi ricordate, ha il suo gancio che va a tenersi e quindi la canna non può girare. Quindi non potendo girare la canna non si può spostare, non si può svitare. Andando a stringere l'handguard va a bloccare tutto, alzo le mani. Chiaramente parliamo di alluminio aeronautico, esattamente come quello originale della Schmeisser e come tutti gli altri. Questo è l'handguard finito. Il vantaggio qual è che ho avuto su questo handguard? A parte che è identico, il materiale è identico. Il mozzo è in acciaio, quindi il bullone di tenuta che va a tenere la canna attaccata all'upper del fucile è in acciaio, esattamente come l'attacco, diciamo il bullone che è originale della Schmeisser. Il vantaggio di questo handguard qual è? Che mi tira giù il peso davanti l'arma, cioè quindi nel frontale dell'arma, io vado giù di 150 grammi. 150 grammi sono veramente tanti. Oltre ad avere questa chicca del peso, che per chi fa gare è importantissimo, ho, a mio avviso, una presa molto più comoda, perché non ho bisogno di maniglie, sono lontanissimo dalla volata, quindi da quello che potrebbe essere il pericolo per le mie dita. Il prezzo di questo handguard è veramente una stupidata. Se voi pensate che se andate a finire sul carbonio o comunque su handguard blasonati, siamo dai 250 ai 500-600 euro, e sono tantissimi. A fine video vi dirò cosa costa questo handguard, non ve lo potete nemmeno immaginare. Già che ci sono, ne approfitto per ringraziarvi per il sostegno che ci date. Vi invito a mettere un like a questo video, a iscrivervi al canale. Facciamo la prova a fuoco, vediamo se questa canna mi esplode in mano, se cosa succede, no? Vediamo un attimino, facciamo 2 prove e tiriamo 2 somme. Bene ragazzi, vediamo un attimino come si comporta. Anche il feeling che ho con questo RIS. Per caso arriva il nostro buon Francesco, vediamo un po' come va. È diventato molto più leggero, molto più leggero, e l'acquisizione è molto rapida. Funziona? Sì, funziona, mi piace proprio come impostazione. Come dicevo, avere un handguard liscio, nel senso non abbiamo slitte, abbiamo soltanto quella frontale, cioè quella davanti per mettere eventualmente l'attacca di mira, dopo rimane tutto M-lock, e soprattutto abbiamo l'aggancio fast. Essere riusciti a tirare giù 150 grammi ed avere in più l'attacco per la cinghia, un handguard bello da vedere, perché è veramente bello da vedere, c'ha una bella texture, un bel disegno, tutta la flottante, funziona bene, non si muove, non è una cosa da poco. Possiamo dire che abbiamo centrato l'obiettivo, possiamo dire anche il prezzo, che è una cosa fuori di testa. Questo handguard 2,50 euro. No, questo handguard magari la spedizione. Questo handguard è costato 33 franchi.
che sono l'equivalente di una trentina di euro. Avendo la possibilità di farlo arrivare direttamente tramite un amico, queste non sono parti essenziali d'arma, quindi sono pezzi d'alluminio per intenderci. Questo per farvi capire anche lo studio che abbiamo noi nel portare contenuti. Cioè noi per portarvi contenuti siamo sempre lì a studiarci queste cose qua. Signori, se il video vi è piaciuto vi invito nuovamente a mettere un like, iscrivervi al canale e soprattutto una cosa che vorrei vedere, commentate. Dite la vostra, dateci le vostre opinioni. Noi siamo qua apposta, vogliamo che il canale cresca e cresca soprattutto insieme a voi. Noi ci vediamo con il prossimo contenuto. Ciao! E veramente il ciao è che uno esce a destra e uno a sinistra, Francesco. Lo so, ma li abbiamo abituati in questo modo, quindi facciamo. Quindi noi ci vediamo al prossimo contenuto.